Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, video richiesto. Cosa ho provato dopo il mio ultimo messaggio o dopo il nostro ultimo incontro? Cosa ho provato dopo l'ultima volta con cui siamo stati in contatto nella realtà 3D? Ok, mettiamola così, ormai non si può dire cosa conoscendo la legge spirituale, ok, quindi non possiamo dire dall'ultima volta che l'ho sentito su quale frequenza, aspetta, quindi cosa ho provato dopo che ci siamo sentiti, il mio ultimo messaggio, anche questa è l'ultima telefonata, la richiesta mi è stata fatta da tante di voi dopo l'ultimo messaggio, però la adattiamo anche all'ultima telefonata e all'ultima vista sulla 3D, quando vi siete visti l'ultima volta, ok? Ok, allora vediamo un po' cosa ho provato dopo il mio ultimo messaggio, dopo l'ultima interazione che avete avuto. Allora, cosciente da entrambe le parti. Allora, abbiamo la prima variante, adesivo I love you, seconda variante della rosa, terza variante del gatto unicorno, gattunicorno, gatticorno, del gatticorno. Allora, scegliete e partiamo dalla prima. I love you. Allora, cosa ha provato dopo l'ultimo messaggio, l'ultima interazione che avete avuto? Ok, andiamo a vedere i suoi pensieri, quali sono stati i suoi pensieri e quali sono adesso i suoi pensieri, ok? Andiamo a vedere le sue emozioni, i suoi pensieri, andiamo a vedere cosa ha provato dopo il tuo ultimo messaggio, il mio ultimo messaggio, vediamo. Cosa ha provato dopo l'ultimo messaggio, il mio ultimo messaggio. Può anche essere l'ultimo messaggio vi siete mandati, ok, non solo che tu l'hai mandato, insomma, l'ultimo messaggio. Vediamo un po' cosa ha provato. Pensieri, emozioni, cosa ha provato, pensieri, emozioni, la persona a cui stai pensando dopo l'ultimo messaggio. Mettiamo i suoi pensieri. Che ha provato e quello che prova adesso. Ok. Allora, cosa ha provato dopo l'ultimo messaggio? Vediamo. 7 di coppe. Che è innamorato. 7 di coppe e re di coppe. E cosa ha provato? Ha provato... Qua abbiamo un re di coppe che all'inizio ha provato una sorta di wow. Cioè, wow, il 7 di coppe, aspettato bene con il re di coppe, è una carta di immaginazione, in spagnolo si direbbe un illusion, però non con l'accezione negativa, illusione che diamo noi italiani. È proprio il risveglio di qualcosa di bello a livello emozionale. Con re di coppe aspettato mi dice cosa ha provato, molta emozione, emozione positiva, emozione innamoramento, ma innamoramento di una persona matura. Può essere che all'inizio abbia provato un po' di confusione e adesso che scelta faccio, che cosa dico, no? E il Re di Coppe mi parla di una persona che emozionalmente, una persona matura, predisposta ad aprirsi emozionalmente a te. E quindi è una bellissima energia da parte di questa persona, una persona onesta, sincera, aperta emozionalmente. Sì, verso di te, eh? Vediamo cosa prova adesso rispetto a questa situazione. Cavaliere di denari e la regina di denari. Guarda, ti dico, cosa prova adesso? Adesso lo vedo concentrato ad andare, essere molto concentrato può essere sul lavoro o altre questioni. Però vedo un'energia di fiducia da entrambe le parti, eh? È un'energia di fiducia che presuppone il fatto che qua c'è un innamoramento, c'è una persona empatica, aperta emozionalmente nei tuoi confronti, regina di denari, questa sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, lo colloco su di te, questa figura della regina di denari. Chi va piano va sano e va lontano, mi dice qua. A livello emozionale si apre piano piano. Qua c'è una fiducia tra entrambe le parti. E non c'è qualcosa di impulsivo, di eclatante. Cosa prova adesso? Magari una persona che
può andare lenta nel manifestare le proprie emozioni verso di te, perché magari ci sono degli impegni di responsabilità di altra natura, ma è una bellissima energia. Ci possono essere delle situazioni che possono portare la relazione tra di voi ad andare un po' più lenta, per questioni di altro, di altre responsabilità, però è una bellissima energia. Quindi rispetto alla domanda cosa ha provato dopo il mio ultimo messaggio, è una persona che è emozionalmente legata a te, è un re di coppe, è una persona matura emozionalmente, c'è un amore qui, che non è l'innamoramento del paggio, è una persona di una certa sostanza. Magari si apre piano piano, perché comunque un re può trattenere delle emozioni, andarci un po' più piano. Però è una persona proprio come hai scelto la variante I love you. Cioè questo è il senso, c'è una persona che dà amore qui. Vediamo un po', quindi, con questa bellissima energia. Questo re di coppe, cos'è che ancora non ti ha detto rispetto a quello che prova per te? Cosa vorrebbe dirti? Poi questa è una persona che vuole anche che tu ti fidi di lui, o di lei. Vediamo. Che ti sogna ogni notte. E infatti il 7 di coppe è anche il sognare, avere sogni bellissimi. Non ti ha detto che ti sogna ogni notte. Mettiamone due altre. Vedi? Tempo e pazienza, te l'ho detto qua. Le cose possono essere un po' lente, però c'è un grande spessore qua. Cioè non sono cose istintive, tempo e pazienza. Piano piano le cose andranno a favore di questa connessione. Tempo e pazienza, perché te l'ho detto anche prima. Già con il Cavaliere di Denari si preannunciava un po'. Possono essere distrazioni di altra natura che hanno a che fare con il lavoro, il denaro, delle responsabilità. Ok? Quindi tempo e pazienza. Un'altra. Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Non ti ho detto che questa persona vede una diversità in te, che la vede come un arricchimento, tant'è che abbiamo Re di Coppe e Regina di Denari, una persona più pragmatica, una persona più empatica, una persona più che pratica, no? Una persona più emozionale. E questa persona si è data conto della vostra diversità, ma che è un perfetto connubio affinché ci possa essere un sano equilibrio. Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. È una bellissima energia, ragazze, e ragazzi. Quindi vediamo un po', visto che cosa ha provato dopo l'ultimo messaggio, vediamo come ti vede. Come ti vede? Come la sua fortuna. Te l'ho detto, è una stesa bellissima. Come la sua fortuna ti vede. Sei la sua fortuna. Ok. Vediamo un po'. Voglio mettere adesso con queste. Cosa ci dice l'oracolo delle porte? Cosa ha provato dopo il tuo ultimo messaggio o dopo l'ultima volta che vi siete visti? Insomma, vediamo. La porta d'oro, questa è una carta bellissima che ha a che fare con una persona di grande spessore, che mi parla anche di progetti comuni e di qualcosa insieme. Una porta di grande spessore, questa porta qui. Ok, mettiamo l'ultima carta di questi oracoli rispetto a cosa ha provato dopo il mio ultimo messaggio, cosa ci aggiungono gli oracoli. L'osservatore, le parche e ripulire. Allora, guarda, qua c'è una persona che vuole, probabilmente qua c'è l'osservatore, una persona che riflette, no? Che ha anche altre responsabilità. Le parche è il destino o quello che è potuto accadere tra di voi o quello che sta accadendo. Questa è una persona volta a fare un reset insieme a te, ripulire.
di quello che è potuto accadere, per cui c'è stato magari o del silenzio o si è osservata la situazione del destino. E ripulire mi parla di una situazione che deve essere anche sistemata, recuperata, avere fiducia, pazienza. Quindi è una stesa bellissima. Cosa ha provato dopo il tuo ultimo messaggio, l'ultimo incontro, l'ultima volta che vi siete visti? È una persona di spessore che sta avendo il suo tempo, si prende il suo tempo per delle altre responsabilità da cui può essere distratta. È una persona di grande spessore, mi dicono ne vale la pena. Quindi cosa ha provato? Una bellissima energia di grande maturità. La vedo matura questa persona nei tuoi confronti, mi spiego? Ok. Quindi ragazze mie ragazzi, io concludo qui, domanda breve, secca, concisa, passo all'altra variante, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante della rosa. Andiamo a vedere cosa ha provato dopo il tuo ultimo messaggio o l'ultimo messaggio o dopo l'ultimo incontro, l'ultima telefonata. Andiamo a vedere. Pensa alla persona in questione. Cosa ha provato dopo il tuo ultimo messaggio o l'ultima chiamata o l'ultima volta in cui vi siete visti? Allora, vediamo, mettiamo prima di tutto qua cosa ha provato e cosa prova adesso. Allora, cosa ha provato? Cosa prova adesso? Ok. E vediamo un po' cosa ha provato dopo l'ultima volta che vi siete visti o dopo l'ultimo messaggio. Asso di bastoni, asso di denari, ci picchia. Guarda, ha pensato che vuole concretizzare un'opportunità in concreto con te. All'inizio asso di bastoni c'è stata la parte, no, più creativa, vi siete sentiti o vi siete scritti o vi siete visti e questa cosa ha acceso in questa persona una grande energia. Questa energia si trasforma in qualcosa di più concreto. L'asso di denari, voglio vederti, voglio concretizzare qualcosa, quando ci vediamo, che cosa facciamo. Dà un impulso l'asso di bastoni, però sono già due assi, quindi è molto forte questa cosa. Da un impulso forte che è energia, passione, anche sessualità, l'asso di denari mi concretizza questa energia, quindi è una bellissima energia in concreto con te. Quindi cosa ha provato? Qualcosa in concreto che vuole manifestare. Vediamo cosa prova adesso. C'è un fermo, l'appeso e il paggio di bastoni. C'è potuto essere un fermo, c'è un fermo tra di voi in questo momento per altre cose che non riguardano la relazione. L'appeso per me molte volte ha a che fare con delle circostanze esterne che possono frenare un po'. Possono essere di varia natura, va bene? E il paggio di bastoni mi dice che vuole liberarsi da queste circostanze, il paggio di bastoni per concretizzare questa opportunità. Vedo molto interesse nei tuoi confronti. Una persona molto interessata a te, facciamo questo, facciamo quest'altro, che ha molto entusiasmo nei tuoi confronti, vuole esplorare con te, vuole esplorare questa opportunità che già aveva pensato con l'ultima volta in cui vi siete scritti, sentiti. Però ci possono essere queste circostanze qui da cui si libererà, va bene? Fammi vedere di che natura sono queste, l'appeso. Di che natura sono queste circostanze dell'appeso? Perché l'appeso? La forza, l'asso di bastoni, il diavolo. Guarda, non mi stanno parlando delle circostanze esterne che potevano frenare, mi stanno parlando di come se si trattenesse questa persona un'energia inarrestabile e sessuale nei tuoi confronti. È come se si fosse autoappeso, no? L'appeso ha anche questa valenza di colui che si appende, si ferma, sa che deve controllarsi, controllare la forza, i propri impulsi passionali e sessuali. C'è una passione dirompente in questa stesa. Quindi non sono circostanze esterne in questo caso, per questo ho chiesto le specifiche, ma è come se stesse controllando, si fosse controllata un impulso sessuale irrefrenabile. Però qua c'è, di nuovo, quindi cosa ha provato? Qua c'è
forte attrazione fisica fortissima e vuole concretizzare questa attrazione fisica. Non mi stanno parlando d'amore in questa stesa, mi stanno parlando però di qualcosa che è molto forte. Non mi stanno parlando dell'amore romantico, ecco. Però voglio dire, per ognuna di voi è diversa. C'è una fortissima attrazione fisica irrefrenabile. Cosa ha provato dopo il tuo ultimo messaggio? Che vuole concretizzare questa attrazione. Questo è. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa ci dicono queste. Cosa ha provato dopo il tuo ultimo messaggio? I guardiani delle porte. Sì, è come se si stesse trattenendo, avesse in gestazione, non apre ancora la porta, perché dietro questa porta sta, i guardiani delle porte, sta a guardia dei suoi impulsi fortissimi che ha nei tuoi confronti. Alcuni di voi non ve l'ha detta questa cosa, eh? Con i guardiani delle porte per alcuni di voi non ve l'ha detta questa cosa. Un impulso sessuale irrefrenabile, te lo garantisco io. Ok. Vediamo un po' cosa ti dice questa persona, fammi vedere un po' come i nostri oracoli, lui lei, che non lasciano proprio spazio a nessun dubbio, se nel qual caso ci fosse non c'è. Ah, per tutte le ragazze nuove i miei oracoli sono disponibili sotto l'info box in descrizione, per chi li desiderasse. Vediamo un po' con questo impulso irrefrenabile cosa vuole dirti, cos'è che non ti dice con questa carta ai guardiani, che ha guardia proprio dei suoi impulsi, istinti. Non sono stato onesto. Infatti non te l'ha detto. Guardate come si confermano le carte. Non sono stato onesto, non te l'ha detto che è un istinto sessuale irrefrenabile. Non so perché. Vabbè, ognuna di voi è diversa. Non sono stato onesto. E la verità qual è? Vediamo. Ah, siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Caspita. Quindi qua c'è una forte consapevolezza, eh? Allora, qua mi viene da dire, siccome c'è molta energia sessuale, l'energia sessuale è la Kundalini, no? La Kundalini hai svegliato la Kundalini in questa persona e quindi questa Kundalini risvegliata o che tocca i chakri più alti, per dire questa frase così importante, mi dice che questa energia sessuale che è risvegliata in questa persona tocca i chakra più alti, tra i quali il quarto chakra, il quinto chakra, anche il potere di visione, il sesto. Vede la sacralità in questa sessualità, in questo impulso che sente. Fortissima questa cosa. Mettiamone un'altra. Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Questa persona vede in te il suo opposto, è questo che lo attrae da impazzire e che ha risvegliato la sua Kundalini. Bellissimo. Sì, bellissimo. Molto forte, eh? Vediamo cosa ti dice, come ti vede con le carte della Dea. Come ti vede che ha questa energia irrefrenabile, inarrestabile? Come ti vede questa persona? Il passato. Per alcuni di voi è una persona del vostro passato o che già conoscete, ok? Questa è una carta che ha più valenza. O è una carta, cioè scusami, o è una persona che già conoscete del vostro passato, anche più remoto, che vuole un'opportunità in concreto, si sta un attimo bloccando, si è bloccato, non è stato onesto dicendo di quello che gli ho detto io. Oppure è una persona che conoscete di recente, che avete già conosciuto di recente. Il passato ha a che fare anche un po' con il 6 di coppe, che anche se non è una persona che già conoscevate in passato remoto, ha a che fare un po' con quella cosa che gli ha risvegliato in questa persona un'energia sessuale tale, tanto da toccare anche i chakra più alti, come il 6 di coppe è un'energia molto preziosa a livello emozionale. Vediamo un po'. Chi sei per questa persona? Come ti vede questa persona? La concentrazione, ti vede come una persona che sa sempre quello che vuole, mira al bersaglio e fa sempre centro. Come se avesse una sorta di ammirazione, mi arriva da questa stesa nei tuoi confronti, una sorta di ammirazione, ed è anche concentrata questa persona a raggiungere questo obiettivo con te.
Ti vede come una persona che ha molta fede in se stessa, a te che stai guardando, che a volte non ascolti gli altri e questo lo vede eh, come una tua dote, che punti il bersaglio, miri al centro. Sì, ha una grande stima di te questa persona, mi arriva da questa stesa, per questo ci sono pure due assi, eh. Ok ragazze mie, quindi ragazzi, cosa ha provato dopo il tuo ultimo messaggio? Energia sessuale, risveglio della Kundalini pazzesca, vuole concretizzare questa opportunità, magari si sta trattenendo un po', gli porti un'energia preziosa e importante, ti vede come una persona di un certo spessore e non te l'ha ancora detto. Per molti di voi non l'avete ancora detto, ma molti di voi l'hanno capito già, eh? Alcuni di voi non gli stanno facendo caso a questa cosa, ma già lo sapete. Quindi ragazzi miei ragazzi, video spot breve richiesto e io concludo qui, passo all'ultima variante, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi che hanno scelto il gatticorno, il gattino unicorno, il gatticorno. Allora, andiamo a vedere cosa ha provato dopo il tuo ultimo messaggio o dopo l'ultima volta che vi siete visti, che vi siete scritti, sentiti. Andiamo a vedere cosa ha provato dopo il tuo ultimo messaggio o dopo l'ultima volta, insomma. Vediamo cosa ha provato, lo mettiamo qua, cosa prova adesso, cosa ha provato, cosa prova adesso, ok, pensate bene alla persona, cosa ha provato dopo il tuo ultimo messaggio o l'ultima volta. Cavaliere di coppe, il giudizio, amore puro. Cavaliere di coppe, qua mi parla di movimento d'amore nei tuoi confronti, il giudizio e la rinascita dell'amore. Molto chiare, eh? Cavaliere di coppe è una persona che vuole corteggiarti, vuole avanzare verso di te, il cavaliere è un movimento d'amore. Il giudizio mi parla del fatto che o c'è stata una chiamata, un incontro all'improvviso che ha portato, il giudizio mi parla di qualcosa di improvviso, una chiamata improvvisa, che ha portato una rinascita. Qua c'è proprio amore, proprio chiare come l'acqua. E sì, vediamo cosa prova adesso. 2 di bastoni e il 4 di coppe. Vedo questa persona adesso un po' svogliata, forse perché c'è una distanza tra di voi. Allora, mentre qua in precedenza, dopo l'ultimo messaggio, l'ultima chiamata, l'ultimo incontro, quello che è, vedo l'energia di predisposizione ad aprirsi di questa persona, proprio energia d'amore, adesso lo vedo insoddisfatto, come se ci fosse un'energia di rifiuto, no? Non mi va, non mi sta andando, forse perché c'è una distanza col 2 di bastoni? O c'è un non so che fare, adesso non mi va? Vediamo un po', analizziamoci queste carte. Perché il 2 bastoni e 4 di coppe? Perché il 2 di bastoni e 4 di coppe? Per alcuni di voi può risuonare a specchio, che questa persona ti ha mandato un messaggio d'amore all'improvviso e tu non ti va, ok? Per alcune può essere a specchio, mi sta arrivando anche questo, perché sapete le carte possono anche parlare in questo senso. Vediamo perché il 2 di bastoni e 4 di coppe. 2 di bastoni e 4 di coppe. 3 di bastoni, ci può essere una distanza qua. 5 di spade che crea tensione. 4 di denari, qua vedo una persona che non vuole aprirsi in questo momento. Forse c'è una distanza tra di voi o distanza emozionale, emotiva. Qua c'è il 5 di bastoni, una distanza o qualcosa, una distanza emozionale o fisica che genera tensione da parte di questa persona, o questa persona ha del rancore nei tuoi confronti, non lo so, o ha del rancore o è una persona
la puoi vedere come una persona un po' restia ad aprirsi, 4 di denari, non vuole aprirsi. Fammi vedere ancora nello specifico il 4 di coppe, 5 di coppe. È una persona per alcuni di voi che si sente rifiutata, o da voi, o voi l'avete rifiutata, o adesso questa è una persona che non sta vivendo un buon momento emozionale, o per una distanza. Vedete un po' dove vi risuona, cioè qua mi arriva, c'è una persona che prima, dopo il messaggio, l'incontro, aperta completamente all'amore, e adesso vedo una persona, oppure puoi essere tu, insoddisfatta, una persona che non gli va. È come se c'è tensione. Ripeto, questa tensione puoi averla tu o questa persona, o sensi di colpa, o una persona che è restia ad aprirsi perché non vuole soffrire per una distanza. Quindi vedo una persona che non vuole aprirsi per una distanza o è restia ad aprirsi perché ha sofferto nella vita e adesso ha queste reminiscenze nella sua mente che gli impediscono di avere un'emotività aperta. Questo mi sta dicendo. Fammi vedere un po' adesso. Due carte per il futuro. Questa persona cosa sentirà per te? Gli amanti. 7 di coppe. Deve fare una scelta questa persona un po' confusa. Deve fare una scelta un po' confusa. Vedi il 10 di spade. O è successo qualcosa tra di voi, oppure è successo qualcosa a questa persona a livello emozionale nel suo passato che sta influenzando in questo momento. Vedo che nel futuro c'è gli amanti e 7 di coppe. Deve fare una scelta questa persona. Fammene mettere un'altra. Che c'è dopo il 7 di coppe? Il 3 di spade. Qua c'è la chiusura di una situazione. La chiusura di una situazione. Questa può essere anche una persona impegnata. Una persona impegnata che decide, quindi in questo momento di distanza magari sta con un'altra persona e non si sta aprendo. La scelta che farà, se questo è il tuo caso di una persona impegnata, è quella di chiudere questo dilemma e aprirsi a te. Questo qua sotto il paggio di pentacoli, no? C'è una comunicazione a te chiudendo questo dilemma, quindi chiudendo anche quella situazione antecedente. Sì. E... Oppure questa è una stesa che sta parlando di te, che tu non ne vuoi sapere di questa persona. Quindi magari stai vedendo il video cosa ha provato per curiosità, giustamente può essere, però è come se tu poi chiudessi con questa persona perché non ti soddisfa come vorresti tu. Vediamo un po' cosa c'è nella profondità di questa persona. Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Questo è anche il giudizio che richiama le vite passate. Ti ho cercato per vite intere. Per molti di voi siete voi che non avete dei dubbi su questa persona. Quindi queste siete voi, o siete voi. Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Cos'altro ti vorrei dire? Io ti stupirò. Ha intenzione di stupirti questa persona. Cos'altro? Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Quindi rispetto a quello che abbiamo detto adesso, laddove deve chiudere una situazione emozionale difficile, questa persona che ha più livelli, no? Può essere un'altra persona in mezzo, può essere varie dinamiche, ragazze, noi siamo migliaia. Se questo è il tuo caso, in cui c'è questa situazione, o comunque sia, qualsiasi sia la situazione di disagio in questo momento, viene risolta, il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Non subito, però tra un po'. Ok? Ok, vediamo cosa ti dice l'oracolo questo. Cosa ha provato dopo l'ultimo incontro, l'ultimo messaggio, vediamo. La porta dell'orizzonte mi parla di una persona che sta cercando di vedere oltre le cose, di non farsi scoraggiare dal cammino che c'è davanti a sé per raggiungere il sole, che il mio tormento è finito, mi sento degno di te. Ok. Vediamo come ti vede questa persona. Come ti vede questa persona? Tu sei l'allegria per questa persona. Sei l'allegria, sei la gioia, sei
immagina il tuo sorriso, gli porti proprio tanta allegria, gioia, condivisione. Sì, ragazze. Cioè, qua c'è una bella energia, quindi per ognuna di voi poi il caso è diverso, no? Vediamo un po' cos'altro dice questo oracolo. Co-creare. Guarda, anime gemelle, vedi qua c'è una cosa forte. Qui ed ora, ragazze mie, qua questa persona è motivata con la coscienza di aver trovato una persona corrispondente a sé. Qui ed ora io ti stupirò, mi parla anche di quello che farà, creare la carta di cooperazione, vuole cooperare con te perché sei affine a questa persona, qui ed ora lo farà qui ed ora. Neanche più molto in là, io ti ho detto più in là, però gli oracoli smentiscono questo, magari più in là è, è qualcosa che si costruisce nel tempo, ok? Quindi questa è una bella stesa. Ragazzi miei, così stanno le cose. Volevo fare proprio un video breve, conciso, perché me l'avete richiesto. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.